Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme il punto basso o la maglia bassa, come volete chiamarlo. Io ho imparato da mia nonna mi ha insegnato a chiamarlo punto, mentre molte vedo che lo chiamano maglia, però credo che sia giusto in entrambi i casi. Niente, per iniziare il nostro punto basso, prima di tutto, per la lavorazione a pannello dobbiamo iniziare a montare delle catenelle. Monteremo un numero di catenelle richiesto dal progetto che abbiamo intenzione di fare. Una volta arrivati al numero che ci serve, per girare dobbiamo fare una catenella aggiuntiva. Entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo con l'uncino, lo tiriamo fuori dalla catenella, riprendiamo il filo con l'uncino e scarichiamo le due asoline. Abbiamo ottenuto il nostro primo punto basso. Ora entreremo nell'asolina seguente, nella catenella seguente, pardon. Prenderemo il nostro filo con l'uncino, riprenderemo il filo con l'uncino e scarichiamo le nostre due asoline. Entriamo nella catenella successiva un'altra volta, riprendiamo il filo con l'uncinetto e lo tiriamo fuori, lo estraiamo dalla catenella, riprendiamo ancora il filo con l'uncinetto e scarichiamo le due asoline, e qui stiamo iniziando ad ottenere i nostri punti. Di nuovo entro nella catenella successiva, prendo il filo, lo metto sull'uncinetto, lo estraggo dalla catenella, riprendo ancora il filo girandolo attorno all'uncinetto e lo estraggo dalle due asoline. Di nuovo uncinetto dentro la catenella successiva, prendo il filo, lo trascino fuori dalla catenella e mi restano due asoline sull'uncinetto. Riprendo il filo e le scarico tutte e due. Di nuovo entro con l'uncinetto nella catenella successiva, prendo il filo, lo estraggo dalla catenella con l'uncinetto, giro il filo intorno all'uncinetto e lo estraggo dalle due asoline che mi restano sull'uncinetto che formano il punto. Di nuovo entro nella catenella, pesco il filo, mi ritrovo con due asoline sull'uncinetto, prendo l'uncinetto un'altra volta e scarico le asoline e ho formato il punto basso. Entro ancora nella catenella successiva, riprendo il filo, riprendo di nuovo il filo e scarico le due asoline che mi restano sull'uncinetto e vado di nuovo nella catenella dopo, filo sull'uncinetto, di nuovo e scarico. Ancora entro nella catenella successiva, prendo il filo, lo estraggo e scarico le due asoline e vado a fare l'ultimo punto. Entro, estraggo il filo e scarico le asoline e abbiamo finito la nostra riga di punti bassi. Ora vedremo insieme alcuni modi per girare. Rifaccio. Ora vedremo insieme alcuni modi per girare. Uno di quelli è: eseguo la catenella, giro il lavoro, la catenella non la calcolo, quindi facciamo finta che non esiste, entro nel punto che ho subito sotto, se allargo bene è questo, tra l'ultimo punto e il penultimo c'è questa fessura, entro con l'uncinetto prendendo le due asoline, prendendo tutto il punto,
Praticamente quando ho infilato l'uncinetto devo trovarmi, visto dall'alto, devo trovarmi in questa situazione. Prendo il filo, lo estraggo e vado a finire il punto come se lavorassi su una catenella, cioè come il giro precedente. Di nuovo entro tra i due nodini, questo e quest'altro, c'è una fessura, entro, prendo il punto intero, estraggo e faccio il punto. Di nuovo tra i due nodini, i due punti del giro sottostante, che a vederli da sopra sembrano due nodi, c'è un buco, uno spazio, infilo un uncinetto, prendo il punto completo che è formato da queste due asoline, recupero il filo e faccio il punto basso e di nuovo ne faccio un altro nello stesso modo. Entro nella fessura, recupero il filo e scarico le asoline. Di nuovo entro nella fessura dopo e faccio il punto e vado avanti, finisco la riga e dopo vedremo un altro modo per girare. Sono arrivata alla fine della riga, devo lavorare l'ultimo punto, quindi vado a cercare lo spazietto tra il punto e la catenella, prendo sempre tutto il punto intero, recupero il filo e faccio l'ultimo punto basso e così abbiamo ottenuto il nostro secondo giro. Ora vedremo insieme un altro modo per girare. Arrivati a questo punto facciamo una catenella e consideriamo la catenella come primo punto. Di solito questo sistema si usa per i filati piuttosto grossi, per le fettucce, per i cordini, e resta un lavoro più lineare. Quindi la catenella che abbiamo fatto in precedenza diventa il primo punto e non andremo più a fare il punto nel punto subito sotto, ma salteremo un punto perché la prima catenella andrà a sostituire il punto basso del giro precedente e vado avanti a lavorare i punti bassi così come vi ho fatto vedere prima. Entro nella fessura tra i due punti, prendo il punto intero, cioè le due costine del punto, recupero il filo ed esco, riprendo il filo, scarico le due asoline che mi restano e qui sono arrivata all'ultimo punto, eseguo un punto basso. Ora vedremo un altro modo per girare, cioè praticamente giriamo il lavoro senza fare nessunissima catenella, entriamo nel punto subito sotto ed eseguiamo un punto basso. Rifaccio. Abbiamo terminato la nostra terza riga. Non faccio nessuna catenella per girare, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, prendo il filo, mi ritrovo le solite due asoline sull'uncinetto, riprendo il filo, le scarico e ho eseguito il mio punto basso e vado avanti a lavorare. Ed ecco, con oggi ho finito. Abbiamo eseguito insieme il punto basso o maglia bassa con 3 modi diversi per girare il lavoro nei casi dove si lavora a pannello. Più avanti vedremo come farlo in cerchio. Per oggi ho finito.
Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per avere le notifiche per i prossimi video che pubblicherò. Inoltre vi ricordo che ho una pagina Facebook e un canale Telegram. Vi aspetto anche là. Ciao a tutti!